Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Il bello musicale, parte terza. Veniamo ora a considerare la manifestazione più semplice della creazione artistica, la forma melodica semplice, e cerchiamo a quali condizioni debba soddisfare per realizzare il bello musicale. Prendiamo nella musica strumentale un tema qualunque, di Weber, di Mozart o di Haydn. Noi possiamo rilevare subito che il motivo scelto forma un tutto completo e che se noi ne invertissimo le differenti frasi, ossia le parti che lo compongono, noi verremmo a distruggerlo facendo cosa che non solo non risponde più alla forma primitiva, ma che nessun orecchio umano potrebbe sopportare. È come se nel disegno di una figura si mettesse il naso nel posto della bocca e gli occhi in quello del naso. Io cambierei del pari il carattere della melodia e le toglierei il suo bello se, senza invertirne le frasi e conservando anche la stessa successione di note, provassi a cambiarne la durata, ossia la misura ed il ritmo. Per la misura possiamo farci un'idea dell'effetto ottenuto ricordando le riduzioni sacrileghe delle più belle melodie in quadriglie o polche. Ma quanto al ritmo, se io lo mutassi, la melodia diventerebbe irriconoscibile, solo che io al posto di una minima mettessi una biscroma o viceversa. Tanto varrebbe, per continuare nel nostro paragone, allungare d'1 centimetro il naso alla Madonna della seggiola, rimpicciolirle gli occhi e allargarne la bocca fino alle orecchie. Continuiamo il sistema negativo. Senza toccare la disposizione delle frasi fra di loro, né la disposizione delle note relativamente alla loro durata, noi possiamo distruggere ugualmente la bellezza di una melodia mutando il valore della vibrazione delle note, ossia la loro posizione nella scala tonica, elevando o abbassando un sol suono o più suoni della melodia stessa. Se i cambiamenti sono fatti fuori di tono, noi renderemo la melodia insopportabile, o a dir meglio, non ci sarà più melodia. Se alcune note possono essere mutate, ciò è sotto la condizione che il tono sia mantenuto, ed anche in questo caso, bene spesso, sparirà il carattere peculiare, originale della melodia. Quelle note sarebbero come le diverse linee che formano il disegno di una figura, linee ora rette, ora curve, a seconda che le ha volute l'artista per esprimere il tipo che ha ideato. Di queste linee alcune potranno essere cambiate senza distruggere completamente le proporzioni dell'insieme, ma se tale cambiamento non produce la bruttezza, distruggerà però la fisionomia particolare della figura. Ne viene quindi che la caratteristica della bellezza in una melodia è l'unità. L'unità è, per così dire, una legge della ragione, unità di tempo, di luogo, di fine e di effetto. In musica la principale unità è quella del tempo e si applica alla durata. L'osservazione stretta di questa legge ha prodotto in musica, come in ogni altra arte, il genere classico. Una maggior libertà ha dato origine al genere romantico. Questo sia detto relativamente alla unità, ma non bisogna però esagerare la coesione necessaria della melodia negli elementi che compongono il tema, perché allora si arriverebbe facilmente alla monotonia ed alla seccatura. Non bisogna considerare questa unità che come il legame esistente fra le varie parti dell'opera d'arte e ammettere che la varietà è, essa pure,
una delle essenziali condizioni del bello. L'unità non può dunque andar divisa dalla varietà, necessariamente la presuppone. La varietà è la vita e chi dice composizione dice varietà, perché questa comincia quando ad un suono unico e semplice ne accoppiamo un altro. Bisogna quindi variare i suoni, la loro altezza, la loro intensità, il loro timbro, talvolta legare e sciogliere le note, variarne il ritmo per dare all'insieme quella vitalità che consiste appunto nel vario infinito. La varietà necessaria a tutte le arti per provocare una serie di impressioni differenti è forse ancora più necessaria alla musica, la quale, più d'ogni altra, vive di contrasti. Questa soddisfazione estetica che nasce dalla varietà è consentanea alla natura umana. La varietà è la vita e non si vive moralmente che ricordando. Ora l'anima non ricorda se non quando la sua condizione è cambiata. C'è nell'arte musicale una forma chiamata variazione, la quale non va confusa con la varietà, ma sta a mostrare con le numerose modificazioni di un tema la libertà e la indeterminatezza delle forme musicali. Passiamoci brevemente della simmetria, giacché ognuno comprende che cosa sia e quanto è necessaria al bello musicale, per dire ora dell'ordine e della proporzione. Queste due qualità si ricercano in tutte le arti, costituiscono ciò che nella pittura è la regola, il sistema di composizione, l'armonia dei colori. Nella oratoria invece è la simmetria dei periodi, le frasi talora lunghe, talora brevi, come rispondenti a linee architettoniche. In poesia è la regolarità delle strofe, le forme del verso fatte a rigore, eccetera. In tutte le arti c'è una costruzione, per così dire, architettonica e nella musica specialmente. Noi ci abbiamo infatti il ritmo, la misura, ossia l'ordine nella durata delle impressioni. Nell'architettura invece un altro organo è affetto da quest'ordine ed è l'occhio. Quanto alle proporzioni è la stessa cosa. Ci sono le regole di tonalità, di condotta, di svolgimento e ci sono inoltre quelle regole ideali intuite dall'artista che gli impongono di serbare una certa armonia nella grandezza delle parti.